Bianca d'Oro e dalla piazzetta, non so, che abbiamo appena passato con la fontana, qui si apriva una piazza, Platea Magna, quindi probabilmente la precedente piazza del castello di Santo Giulio. E quella chiesetta, Santa Maria in Platea Magna, sembra fosse officiata, facesse parte di questa comunità di clarisse. Dopodiché arrivano i francescani si inurbano, perché prima i francescani scelgono sempre posizioni, no? Lontane dai centri abitati per poter meglio praticare la loro filosofia, perché insomma ogni ordine religioso. L'ho presentata. Perché fate fare un abbraccio a me? Vabbè, buongiorno. No. Per quanti è la prima volta che state voi? No. Vedo scoperto che ci sono in paese. Vieni qua, vieni. C'è pure un ex sindaco. Fate tranquillo, così almeno la dobbiamo. Allora, abbiamo detto che i quali dovevano avere la chiesa all'interno della mura, quindi doveva accettare. Il governo francescano come il quale Santo Giulio era, avete visto l'ufficio turistico, se giravate le spalle, quel grande palazzo nuovo, bello no, dietro quello c'è ancora il muro di spinta del vecchio convento, perché a quell'epoca Santo Giulio era grande almeno il doppio di quello che oggi. Prima della restituzione da parte dei germani nel 1377. E quando ci fu questa restituzione, gli agostiniani, che erano le monache clarisse, che erano quello che è l'ospedale, la chiesa dell'ospedale, e i francescani conventuali vennero dentro il nuovo paese perché rifecero le mura. Qui c'era una vecchia chiesa del 200 che era stata anche parrocchia, che era Santa Maria in piazza perché lì fino a che il cardinale Brancaloro non ha costruito quella casetta che vedete là di fronte per la madre, che era il figlio, e qui c'era tutta una piazza. Presero questa chiesa e ci fecero i primi insegnamenti del convento intorno al 1460 la ingrandirono. Poi nel 700, siccome a Santo Figlio il progetto la vita fuori dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dei razzi, eccetera, una ricchezza diffusa, come differente, rialzarono la chiesa che era molto più bassa. Infatti se guardate poi il lato verso strada vedete ancora gli archetti pensi che era l'intimite della vecchia chiesa di Santa Maria in Piazza, e fecero dal 1740 al 1760 fecero quello che vedete oggi, la chiesa, con degli ottimi stucchi. Ieri Papetti ha giustamente sottolineato la qualità di questo barocco, sicuramente dovuta a delle maestranze portoghese lombarde, che è giusto molto, come diceva lui, austriaco, e quindi però lasciando alcune opere. Quello che vedete lì, l'Assunzione della Vergine, è di Girolamo Lente. Siamo alla fine del 500, l'allievo prediletto di Tiziano, tant'è vero che si faceva chiamare Tizianello. È un dono, vedete lo stermancetto della famiglia ora estinta Gherardini, anche gli altri della Sala della famiglia Gherardini, e l'unico dubbio che è restato tutti noi. Fra l'altro ieri Papetti penso che il professor Papetti lo conosciate, diceva una curiosità, che l'Assunzione della Vergine, famosa, la Lampona,
l'otto, da quella lui ha preso un'ispirazione. E siccome l'otto è stato tutta la vita in lotta contro Tiziano, dice qui ha tradito il suo maestro. L'unico dunque che abbiamo è che voi sapete che in un quadro tutte le figure che non vogliono fare il mestiere che dice ai storici dell'arte, ci mancherebbe, però tutte le figure guardano il sangue, la rappresentazione sacra. C'è solo una persona che guarda l'osservatore, in fondo a destra, e lì c'è il Dio.